Ciao a tutti ragazzi, bentornati e bentornate. Oggi video un po' particolare, come tradurre in tempo zero i sottotitoli dei vostri video di YouTube in inglese, in francese, in tedesco, spagnolo. Abbiamo bisogno di entrare dentro al video che abbiamo caricato. Da parte vi aprite anche una scheda con un Google Documenti vuoto e tenete nella terza scheda il Google Traduttore. Ora ve lo mostrerò perché tradurli in inglese è per la SEO, perché così almeno un ragazzo a Los Angeles potrà vedere i vostri contenuti sottotitolati. Allora, come potete vedere all'interno di YouTube Studio c'è la voce sottotitoli. Come potete vedere automaticamente vengono generati in italiano. Questi pubblicati, andiamo su opzioni e scaricheremo il file in formato SRT. Il file che abbiamo scaricato in formato SRT, che contiene appunto i sottotitoli in italiano, lo apriamo col blocco note, per cui facciamo un apri con blocco note e vediamo che abbiamo tutti i timestamp, abbiamo tutto diviso, tutta la trascrizione. Certo, se avete tempo ve la rileggete, ve la sistemate, io non ho tempo e dunque me la copio molto serenamente e la andrò a incollare nel famoso documento vuoto di Google Docs oppure di Word. Perché vi dico di utilizzare Google Docs? Perché su Google Docs farà una cosa grezzissima ma stupefacente. Dopo aver incollato la trascrizione, qui abbiamo 15 minuti di trascrizione, vado su strumenti e la vado a tradurre, traduci documento, vedete, in inglese, poi potete farlo in tedesco, in spagnolo, in francese, come più vi piace. Per cui abbiamo scaricato il file SRT con la trascrizione dei sottotitoli in italiano, l'abbiamo incollata dentro il Google Documenti, dal Google Documenti abbiamo generato, vedete, una copia tradotta del documento, per cui pochissimi secondi per andare a tradurre in inglese. Poi ragazzi, non è l'inglese perfetto, ma chi se ne frega. Selezioniamo tutto quanto, lo andiamo a copiare, per cui questa è la versione inglese, andiamo a incollarlo in un file di blocco note, un file normalissimo, ok, controlliamo che sia tutto in ordine, ok, vedete timestamp, ok, e lo salviamo, attenzione, con un nome, ad esempio EMA, ma dovete andare ad aggiungere .srt perché è il file tradotto in inglese in formato sottotitolo, per cui adesso abbiamo EMA SRT, ricordiamocelo molto bene. Lo stiamo scaricando, torniamo sul nostro video di YouTube e andiamo ad aggiungere la lingua. In questo caso chiaramente la lingua sarà la lingua inglese. È molto utile ragazzi, anche per avere più visite, insomma per internazionalizzare il vostro canale. Andiamo su inglese, ok? Dobbiamo mettere sottotitoli e titolo e descrizione ovviamente tradotti. Adesso abbiamo il file che ci serve, per cui caricheremo il file SRT che abbiamo appena creato con indicatori temporali, lo andiamo a ripescare, si chiamava ema.srt, eccolo qua, e vedete come per magia c'è l'intera traduzione dei sottotitoli. Quanto sono precisi questi sottotitoli, quanto è precisa la ovviamente trascrizione automatica di YouTube. Diciamo che sono buoni all'80%. Pubblichiamo. Adesso abbiamo i sottotitoli in inglese, ci mancano titolo e descrizione. Per tradurre titolo e descrizione io faccio una cosa molto semplice, ossia vado a copiarli in Google Traduttore. Questo è il titolo. ChatGPT svela i messaggi nascosti nel tuo Instagram, e nella stessa scheda, visto che non ho tempo da perdere, vado a copiare e incollare anche la descrizione. La copio, la incollo nel nostro traduttore di Google, ovviamente la lingua di traduzione è inglese, me l'ha tradotta in maniera decente, copio e in questo campo metteremo il titolo, in questo campo la descrizione tradotta nella lingua scelta. Ok, questo è il titolo, questa è la descrizione, per cui la tagliamo e la incolliamo. Okay. Non lasciamo spazi vuoti, titolo
italiano, titolo inglese, descrizione in italiano, descrizione in inglese. Pubblica. Adesso abbiamo i sottotitoli anche in lingua inglese, vediamo se funzionano, dovrebbero. Ovviamente dobbiamo avere i sottotitoli attivati in quest'area qui. Come potete la traduzione del nostro video in lingua inglese. Lo potete fare e rifare anche per altre lingue. Perché ho condiviso questo video con voi? Per il semplice fatto che è una pratica che faccio sempre, molto spesso, ho aumentato molto le visite del mio canale, ma soprattutto è bello comunque internazionalizzare e online non ci sono informazioni di questo tipo. Per cui se ti è piaciuto questo video iscriviti al canale, metti un bel like, metti una bella iconcina del teschietto nei commenti per ringraziarmi di questo consiglio che ti sto dando oggi. Io ti ringrazio, ti saluto, sono EMAF205 e questo è il canale più estremo a tema intelligenza artificiale. Alla prossima! Cordiale utente del cyberspazio, ti do il benvenuto nel canale italiano più estremo a tema intelligenza artificiale. Io sono Ema F205, professore accademico dal 2009, punk rocker e creativo. La mia missione è iniettare emozione all'interno dell'AI attraverso esperimenti sovversivi per spingerla oltre i suoi limiti. Trovi maggiori informazioni sul sito bit.ly/EMA F205. Buona visione.